Per la serie I campioni leggendari della box, la puntata di oggi è dedicata a Bob Foster. Bob Foster forse non è conosciuto da tutti, ma è stato sicuramente uno dei più grandi medio-massimi di tutti i tempi, forse accanto al mitico Archie Moore. Ecco, forse Bob Foster ha avuto il torto di voler sconfinare qualche volta nella categoria dei pesi massimi, e lì non ha certo conosciuto i momenti migliori della sua carriera, ma come medio-massimo questo pugile di 1,90 m che faceva lo sceriffo ad Albuquerque nel New Mexico è stato veramente uno degli interpreti più straordinari in una categoria che, schiacciata tra quella dei pesi massimi e quella dei pesi medi, è un pochino, magari soffre un pochino di questa tenaglia, ecco, che la stringe sul piano della popolarità, ma ha avuto ugualmente, ripeto, grandissimi pugili, Archie Moore e secondo certamente Bob Foster. Buon divertimento. Il gancio sinistro. Ha mancato un paio di colpi Foster, poi è andato a segno con grande precisione con il gancio sinistro. Qui c'è l'arbitro Mark Cohn che procede al conteggio ed è vittoria per Bob Foster, che diventa campione del mondo nel 1968, poco prima del suo 30° compleanno. Qui lo vediamo nella prima difesa del titolo, sempre sul ring del Madison Square Garden, 22 gennaio del 69 contro Frank De Paula, un pugile di origine italiana che purtroppo ha fatto una brutta fine, è stato assassinato. Qui crolla al tappeto dopo poche battute De Paula, piuttosto popolare a New York. Qui c'è l'arbitro Johnny Lobianco, che è un arbitro ancora in attività di servizio, e Bob Foster non lascia più l'avversario, lo rimette al tappeto con un cortissimo destro e subito Lobianco non procede nemmeno al conteggio, decreta il KO tecnico alla prima ripresa. Di nuovo Bob Foster contro Andy Kendall sul ring di Springfield nel Massachusetts. Immagini della quarta ripresa. Andy Kendall, il pugile in pelle bianca, dotato di grande coraggio, qui colpito di incontro a Foster, va in un angolo e da quest'angolo Bob Foster non lo lascerà più uscire, lo colpisce con 7 consecutivi montanti sinistri, poi passa al destro. Ci sarebbero abbondantemente gli estremi per il KO tecnico. Bill Connelly, l'arbitro, lascia inspiegabilmente proseguire. Prosegue la sua opera di bombardamento Bob Foster e finalmente, per sua fortuna, Andy Kendall va al tappeto. E l'arbitro finalmente si decide ad interrompere. Era la seconda difesa del titolo mondiale per Bob Foster. Eccolo qui. Bob Foster, pugile longilineo, qui lo troviamo contro Vicente Rondon, nona difesa del titolo, il 7 aprile del 1972 sul ring di Miami. Vicente Rondon, venezuelano, pantaloncini rossi. Il gancio sinistro, ecco ancora una volta. Foster aveva questa qualità, innanzitutto un grande jab sinistro, poi un gancio sinistro, poi un destro, con tutte e due le mani poteva risolvere a proprio favore un incontro. Unico suo limite è quello di aver voluto tentare troppe volte la fortuna tra i pesi massimi, ma come medio massimo è stato straordinario, è stato grande. Ha perso un solo incontro da medio massimo contro Mauro Mina, che era un peruviano, è stato battuto ai punti da Mina proprio a Lima. Contro Mauro Mina, l'unica sconfitta contro un medio massimo nella carriera di Bob Foster. Sono immagini della seconda ripresa. Bob Foster, the constant aggressor, always tries to get in that one dynamite punch that will end it. L'arbitro è C. Gottfried. Sinistro, sinistro e ancora il destro. Una sequenza di 4 colpi. Destro, 2 volte sinistro e ancora il destro. Crolla al tappeto Vicente Rondon, è praticamente inutile il conteggio dell'arbitro, è KO alla seconda ripresa, era la nona difesa del titolo per Bob Foster. E siamo all'11ª difesa, 26 settembre del 1972, sul ring di Wembley a Londra contro Chris Finnegan, pugile inglese, combatte in guardia destra, dotato di grandissimo coraggio, ma inferiore di potenza, di statura, di classe al suo avversario, che finisce al tappeto su un corto destro nella 10ª ripresa. Chris Finnegan. L'arbitro è Roland Dakin.
è lo stesso che una volta si è inventato 13 punti di margine tra Antioperno e Minter. Minter aveva battuto Antioperno, ma non certo di 13 punti. Guardate il coraggio col quale Finnegan cerca di opporsi a Bob Foster, ma di fronte a un pugile che lo sovrasta non solo in altezza e in allungo, ma anche in potenza, in classe, in tecnica. Immagini della 14ª ripresa. E ancora il coraggioso Finnegan viene avanti, si espone a colpi terribili, incassa un destro micidiale, un altro destro e finalmente un destro dritto che manda Chris Finnegan con i riflessi spenti, con le gambe molle a terra nell'angolo, e la fine dell'incontro è KO alla 14ª ripresa. Mi pare che si possano vedere anche le immagini del replay. Ecco qui. Bob Foster challenges. È il 24 maggio 1968. Il ring è quello del Madison Square Garden. Il titolo mondiale è quello dei medio massimi. Dick Tiger difende il titolo contro Bob Foster. Eccolo, Bob Foster, altissimo per la categoria dei medio massimi. 1,90 di altezza, grande picchiatore di Albuquerque nel New Mexico. Tiger gets a tremendous ovation. Tiger molto popolare, Good evening, everyone. pugile nigeriano che aveva combattuto spesso negli Stati Uniti. Ecco qui, Bob Foster in pantaloncini rossi contro Dick Tiger in pantaloncini azzurri. They're wearing 8-ounce gloves. The mandatory 8 count is in effect. If a man is floored 3 times in a round, he is considered knocked out. And if a man is floored, vedete la notevole differenza di altezza. until he rises or is counted out. Now you can see the tremendous height advantage that Bob Foster has. Dick Tiger è un peso medio naturale. He's got 8 inches in reach on Tiger. Tiger must move to the body to take that guard down. Foster has a good jolting left hand, a sharp jab. Jab sinistro di Foster. Just moves around in a circle as a rule. Foster has 2 alternatives. He can try for a quick knockout. He's capable of it. If he does that, he gambles that he might not be able to go the limit himself. He's never gone 15 rounds. Tiger has done it 7 times. Dick Tiger aveva conquistato il titolo mondiale dei medio massimi Or Foster could try contro to, José win Torres. out on a decision by moving. Tiger has also always been bothered by the men who move, like Emil Griffith and Joey Archer. Tiger has tremendous heart. His legs may be old, his heart is young. As figured, Foster keeps moving in behind that jab. Dick Tiger ha nel record una vittoria ai punti sul nostro Nino Benvenuti. Tiger is good with either hand, the left hook, the clubbing right to the body or to the head. Foster's best is his jab and his left hook. Sinistro e destro di Foster. 1 minute to go in the round as Tiger finds his taller opponent. Notate la differenza d'altezza. When Foster opens up, he'll do it with combinations. Tiger's good counter punch there. 1,75 Tiger, 1,90 Foster. Provato a caricare il destro Foster, ma ha reagito Tiger, sostenuto dal pubblico. Tiger is carrying the round. Ten seconds left in this round.
Siamo ancora nella prima ripresa. Round 2 of this light heavyweight championship bout. Bob Foster, much the taller of the two, from Washington, D.C. Dick Tiger, a lieutenant in the Biafran Army. L'arbitro è Mark Conn. Referee is Mark Conn. It's hard to visualize a man fighting another man who was 8 inches taller. 9 anni di differenza tra i due pugili. Dick Tiger nato nel 1929, Bob Foster nel 1938. Quindi aveva 39 anni Dick Tiger all'epoca di questo incontro. They wondered if Tiger could punch up. He is doing it very well. Now the question is, can Foster punch down? Two minutes left in round 2. While he's using the jab almost exclusively, he's using it sparingly. I'm talking about Bob Foster. Ordinarily, he pumps it in there like a piston, like Ernie Terrell. But he's got to watch out. Eccellente jab sinistro da parte di Foster, ma Tiger cerca la distanza ravvicinata. Those jabs are barely getting in on the nose. Deve prendere qualche rischio per entrare nella guardia di Foster, Dick Tiger. Sul montante destro di Foster, il gancio sinistro di Tiger. Both men are fighting flat-footed. The referee is up on his toes. Col sinistro Tiger. Half a minute to go in this round. Sempre pizzica l'avversario col jab sinistro Foster. Cerca di doppiare col destro. Sinistro e destro di Tiger. I colpi di Tiger sono sottolineati dal pubblico del Garden e la conclusione della seconda ripresa. Perhaps the biggest surprise thus far is the fact that Bob Foster is not moving around nearly as much as we figured he would. Tiger, as Don has pointed out to you, has always had difficulty against a moving target. Foster has so many technical advantages coming into the all'angolo di Bob Foster, along with the height, along with the reach, along with the young years he also carried into this ring with him, that Foster would have done exactly what everybody planned on him doing, and that is moving around, becoming an even tougher target, picking his own shots and making Tiger fight a defensive fight. Instead, Tiger has just been waiting. He has spotted the openings, probably didn't throw a punch in the first minute and a half of the first round, and then seemed to have solved Foster's style. Of course, it's very early, but so far, Foster has not moved around nearly as much as we thought he would. Dick Tiger has found him a sitting target. He's been able to connect. terza ripresa, il titolo mondiale dei medio-massimi in palio. Dick Tiger è il campione, Bob Foster è lo sfidante. Bob Foster è il pugile più alto in pantaloncini rossi. That's about the first time that Foster has thrown the right hand tonight. Sinistro e destro e ancora il sinistro da parte di Tiger. Tiger is usually a slow starter, but he's gotten off quickly in this fight. Tocca col sinistro Foster. Foster scored that left hook while he was slipping. Ha perso un po' l'equilibrio Foster. 2 minutes left in this round.
Sempre jab sinistro da parte di Foster. Poi fa And seguire now un Foster destro. seems to be coming on behind that jab. The jab is bothering Tiger, and Tiger is falling for head feints. Cerca di accorciare la distanza a Tiger, ma si sottrae Tiger Foster. always dangerous. A minute left in this round. Buon montante destro di Foster. The ring must be very slippery. Foster looked as though he were ice skating a moment ago. And now Foster is using the 1-2 and Destro getting away with it. di Foster. He's sliding all over the place, though. Foster has the reach, 79 sempre jab inches to sinistro da 71, parte di and he's Bob making use Foster. of it now. Ten seconds left in this round. There's the bell. Round 4. Si conclude la terza ripresa, siamo già alla quarta. Ricordo che è in palio il titolo mondiale dei medio massimi in possesso di Dick Tiger. Tiger took the first 2 rounds and then Foster started to come on. Foster's long reach, long height, sharp shouldering jab. Sfrutta ovviamente la maggiore altezza. Foster si affida al suo celebre jab sinistro. And he is still slipping. They scraped the shoes of Tiger Foster costretto a between prendere rounds. qualche Let's see if rischio it nel cercare di keeps him accorciare la distanza. Now that jab is starting to work on Tiger. There is this possibility. Tiger fighting a man almost 8 inches taller. Could very well hit below the belt unintentionally and cost himself. Perso un attimo l'equilibrio Tiger. No sweat that time. È il 34esimo incontro della carriera per Bob Foster. About half the round is gone. Both men are perspiring so Il freely, they're 76esimo making the per ring circus- Tiger. The ring surface very wet, and consequently both are starting to slip now. Tocca col sinistro Tiger. I don't think Tiger hurt Foster, but he certainly bothered him that time. A minute to go in the round. How can you miss a punch over Foster's head? A vuoto col sinistro Foster, ma poi sinistro e destro e Tiger è al tappeto. Niente da fare, è KO. C'è stato un colpo a vuoto di Bob Foster, poi una combinazione gancio sinistro e destro e Dick Tiger crolla al tappeto. Foster è campione del mondo. In his first title defense, Bob Foster is challenged by Frankie DePaula. È la prima difesa del titolo per Bob Foster, che ha conquistato il titolo mondiale contro Dick Tiger. Lo difende contro Frank DePaul. They're wearing 8-ounce gloves. This is for the light heavyweight Frank championship of the world. There's Frankie Di Paola, and the bout per is la verità, underway.
di origine italiana. Gli americani lo chiamavano De Paul, ma in realtà Frankie De Paula. È la prima ripresa. De Paula molto popolare a New York, una vita sempre ai margini della legge. E qui c'è un Foster che finisce al tappeto, perde l'equilibrio, protesta, non accetta la decisione dell'arbitro, ma De Paula viene incoraggiato nella sua azione offensiva, si lancia sull'avversario. Foster a little bit like Rocky Marciano in his actions. Or rather, that's il destro di Foster. Like Rocky Marciano. Foster has been compared to Bob Fitzsimmons, a former heavyweight and light heavyweight champion. The round is half over. Il jab di Foster comincia ad andare a segno, viene contratto De Paula dal destro di Foster, perde l'equilibrio, tocca con i guantoni il tappeto e viene contato. Già 2 knockdown, il primo subito da Foster, il secondo da De Paula. Il gancio sinistro di Foster, il destro e il sinistro. E di nuovo al tappeto Frank De Paula. Cerca di affrontare Foster a viso aperto, ma è una tattica suicida. E il destro corto micidiale di Foster è il terzo knockdown ed è KO tecnico alla prima ripresa. Svanisce quindi il sogno di Frankie De Paula. Conserva il titolo mondiale dei medio massimi Bob Foster. He barely seemed to hit De Paula. De Paula seemed to go down. Maybe sometimes a fighter is all tensed up in the first round. Guardate questo corto gancio destro di Foster. The announcement by Johnny Addy in the center of the ring. The winner and still light heavyweight champion of the world. Vincitore è still ancora campione del mondo, Bob Foster. Bob Foster faces Andy Kendall in his next title. Torna sul ring Bob Foster il 24 maggio del 1969, esattamente un anno dopo la vittoria su Dick Tiger e 4 mesi dopo il successo su Frank De Paula. Questa volta siamo a West Springfield, nell'Ohio. L'avversario è Andy Kendall. Come sempre notevole vantaggio in altezza per Bob Foster. Mai visto un medio massimo così alto. Andy trying to come in and do the infighting. Watch Kendall's head during the contest under Foster's chin for possible butting. Nettamente migliore sul piano tecnico, ma anche su quello della potenza, Bob Foster. Piuttosto elementare la box di Andy Kendall, mancato di un soffio montante destro che poteva essere decisivo Foster.
We are almost 2 minutes into round one. And Kendall doesn't keep coming forward as much, or hasn't thus far in this bout, as he did against Bossman Jones in their bout in Las Vegas last February. Destro al corpo di Foster. The reason, warning from referee Conley, actually to both fighters, but really more so to Foster, it seemed, for hitting on the break. Good two rights! Destro 2 volte di Foster. Not famed for the straight or overhand right, more known for a right uppercut. Again the right. He's using it much more than usual. There's the left. He's keeping Kendall honest. Again the right, again the right. Ancora un destro di Bob Foster. Ha molto coraggio, ma solo quello Andy Kendall. We're going to show you in slow motion those consecutive rights by Foster. L'arbitro è Bill Connelly. Again with a left and then moved into the rights. By my clock, this round was over 14 seconds ago, 15 seconds ago, 20 seconds ago. What is stopwatch gone? 3 minutes and 25 seconds. C'è un errore dei cronometristi, il primo questo round è già oltre i 3 minuti. I've never seen this before. Mike Morton, the manager of the challenger, Andy Kendall, has just slapped me on the arm asking me to stop the round, and there's no way. Finally the bell, 3:45. 3 minuti e 45 secondi è durata questa ripresa, un errore evidentemente dei cronometristi. And then let's try and find out what's wrong with the clock. Remember, Foster has a 10-inch reach on Kendall, 5 inches in height. Kendall coming after Bob, but missing, leaving himself wide open. Ecco, queste fasi al rallentatore esemplificano la differenza di tecnica tra i due pugili. Willie Pep sitting next to me scored it, obviously for Bob. Although one can never say obviously anymore about the scoring of any fight in the light of things that have happened in that vein in the past. But we're over the Scappoose Express now. And I can't understand. All'angolo di Andy Kendall e qui c'è Bob Foster invece. How could that round have gone 3:45? Any explanation from you? Mike just says he can't understand it and the referee has no explanation. Seconda ripresa. We're in round 2. And we're running our watch on this round. Everything happens in fights. Andy trying to be more aggressive very quickly in this round. Remember what Foster said in the pre-fight interview, if Kendall keeps trying to come to him, it's going to cost him. Of course, Foster would prefer to keep him away with that long, powerful left that just moved in again. It's really a marvelous blow. Molto elementare la box di Andy Kendall. Following our watch, we're 1 minute into round 2. Hopefully that's the way the timekeeper has it. That left beating in there steadily. È una lezione di pugilato che Bob Foster sta impartendo al suo avversario. The word around is that Kendall cuts easily. But he didn't cut at all against Bossman Jones, and there's no sign of a cut on him yet. Look at that left get in there, right over the eyes, where Willie Pep observes, sitting next to me, that now some redness, not blood, is beginning to appear, but bruising. Sempre il jab sinistro di Bob Foster. Poi ogni tanto parte anche We have montante a minute to destro. go in this round.
Now there's red blood over the left eye of Kendall. Over the eye, that's the bad place. It can drip into the eye. Ancora il jab. Cause problems with sight. Poi il destro. Una reazione di Kendall accende un po' di entusiasmo in una platea favorevole allo sfidante, che combatte davanti al pubblico di casa. Crowd is very excited because Andy was pushing in tight, landed a left, later a right, but did no real damage to Bob, and Bob is right back with the lefts. C'è stato un po' di movimento da parte di Kendall per accendere il pubblico. Tra l'altro Kendall è ferito all'arcata sopraccigliare sinistra. Attacca a testa bassa Kendall, ma è esposto ai colpi. Sono riusciti a fermare, almeno per il momento, il sangue, i secondi di Andy Kendall, che si avventa sull'avversario. Foster is fighting his fight, keeping Kendall away, using that edge and reach, the strength of that left. The momentary excitement of partisans has no bearing. The right went into that eye. Again, the left. He's beating a steady tattoo. Unless Kendall can get in tight and do some damage. That was a right that landed glancingly on Foster's forehead. The right side of it. Tactically, Foster is fighting this exactly as he planned. Again, sinistro e destro, e poi ancora il sinistro di Bob Foster. By Foster, both missing. One grazing but doing no damage. Fa la figura del dilettante Andy Kendall. The edge in size, the edge in reach, the edge in power, the edge in poise and polish. Thus far, dominant. Thus far. Stavolta non arriva a segno il destro, che segue il jab sinistro. As referee Connolly separates the fighters just above us, the flow of blood from above Kendall's left eye does not appear too bad at this moment. 1 minute to go in this, the third round. Foster, blue velvet trunks, Kendall, red trunks, live and in color from the Eastern States Coliseum in West Springfield, Massachusetts, on ABC's Wide World of Sports. They're right above us now. Tough part from Kendall's point of view is when he does get inside, he doesn't montante destro di Foster, che non deve essere preoccupato data la modesta potenza del suo avversario, che qui ha toccato con il destro Kendall, e ripeto, il pubblico si accende ad ogni minimo colpo messo a segno dal pugile di casa, chiamato probabilmente ad un compito troppo difficile per lui. Comunque un altro momento favorevole per Kendall. E c'è comunque il gong che segnala la conclusione della terza ripresa. And the young man showing, he's 29, Foster is 30, that he's got some guts, fighting back from a beating that he had been taking. Un anno di differenza tra i due pugili, 30 anni Foster, 29 Andy Kendall. Si lavora ancora sulla ferita di Kendall, ferita riportata nella seconda ripresa all'arcata sopraccigliare sinistra. Willie Pep, former featherweight champion of the world, classic great, best remembered for a whole series of bouts against his then prime adversary, Sandy Sadler. Bouts that live indelibly in the greatest moments in boxing history.
We await the start of round 4. Sembra molto tranquillo comunque Bob Foster, malgrado qualche reazione di Kendall nella terza ripresa. Questa è la quarta. Inizia col jab sinistro, 2 volte col sinistro colpisce Foster, che sembra aver cambiato marcia. Tocca col sinistro Kendall. The aggressiveness of Kendall. He's got the rooters here. Kendall in red, Foster the champion in the blue velvet trunks. Foster's first title defense. Oh! E il colpo d'incontro sinistro, piega le gambe Kendall e adesso Foster non lo lascia. 4, 5, 6 volte col sinistro. La serie è impressionante, poi fa seguire il destro, poi il sinistro, incastrato nell'angolo. Kendall, ancora il sinistro di Foster. Dovrebbe fermare il match l'arbitro. Lo ha fatto inutilmente proseguire. Un match che poteva essere fermato. Comunque c'è il conteggio e c'è il KO tecnico decretato dall'arbitro. L'arbitro avrebbe dovuto intervenire prima. Il pubblico fischia Foster, ma era talmente evidente la differenza di valore, di classe, di tecnica e alla fine anche di potenza tra i due pugili che non ci poteva essere soluzione diversa. 1 minuto e 15 secondi della quarta ripresa. Vincitore dunque Bob Foster, che rimane campione del mondo dei medio massimi. Bob Foster meets the WBA light heavyweight champion. Quella con Andy Kendall era la seconda difesa del titolo mondiale dei medio massimi. Quella che ci apprestiamo a vedere invece è la nona difesa. Siamo nel 1972 sul ring di Miami Beach. L'avversario è Vicente Rondon. In questo periodo in cui è rimasto e ha sempre difeso il titolo mondiale dei medio massimi, Bob Foster ha tentato anche la conquista del titolo mondiale dei pesi massimi, ma è stato battuto per KO alla seconda ripresa da Joe Frazier sul ring di Detroit il 18 novembre 1970. Many experts attribute Bob's crushing power to the way he snaps his punches in whip-like fashion. Vicente Rondon, venezolano, stessa età di Bob Foster, entrambi nati nel 1938. Vicente Rondon. Let's watch Bob go through some of his training routine as he prepares for a tough 15-round title defense. Campione del mondo anche lui dei medio massimi per la WBA, Vicente Rondon. Here's the challenger, Vicente Rondon, warming up. He's a 2-1 underdog this evening, in spite of his impressive Favorito 2 contro 1 Bob Foster. And many of his fans are seen carrying their country's flag. Sono molti connazionali di Rondon venezolani a Miami. Both of these men are recognized as light heavyweight champions in various Quindi parts ha of the world. And tonight, the probabilmente issue il is pubblico going dalla to sua be settled. parte. Vicente Rondon. Champion la prima Bob ripresa. Foster is in the blue trunks and challenger Vicente Rondon is in red. Venezuela's Rondon began boxing professionally Nel 1971, quindi l'anno prima di questo incontro, Rondon aveva battuto per il titolo mondiale il nostro Piero del Papa. 21 of which he has ended by knockouts. Ring molto piccolo. Bob Foster going right out after Vicente Rondon here in round 1. Foster in pantaloncini azzurri, Rondon pantaloncini rossi. That's a jolting left jab Foster's using. There's dynamite in those Foster punches. In 1971, 1 year ago, Vicente Rondon met Jimmy Dupre in Caracas.
and scored a sensational 6th-round knockout, which gave him the WBA light heavyweight crown. In his 1 year as WBA champion, Rondon has had to defend his title 5 times. And he has stopped. Era il momento in cui cominciavano a dividersi nelle varie sigle i titoli mondiali. Ma si può anche dire che in realtà Bob Foster era l'incontrastato dominatore della categoria dei medio-massimi e Vicente Rondon si poteva considerare, malgrado il titolo WBA, il suo sfidante. Rondon is thought of in the boxing trade as a slick boxer. Sempre un eccellente uso del jab sinistro da parte di Bob Foster. L'arbitro è C. Gottfried. Questo è lo stesso ring nel quale Muhammad Ali ha conquistato il titolo mondiale contro Sonny Liston. Convention Hall di Miami Beach. Conclusione della prima ripresa. Siamo alla seconda. World Light Heavyweight Champion Bob Foster began boxing professionally in 1961, 11 years ago. Since then, Bob has had 51 fights, 40 of which he has ended by knockout. Bob likes to send his opponents home early. 34 of his fights have never gone beyond the 5th round. Il destro di Foster, che segue puntualmente il jab sinistro. Piero del Papa era stato messo KO in una sola ripresa da Vicente Rondon sul ring di Caracas. The referee separates the two fighters. Foster is considered one of the best light heavyweight champions in ring history. A crushing right, followed by Destro e sinistro e è al tappeto Rondon. He's up at the count of 3, very hurt. Questa volta ha rovesciato lo schema abituale Foster, prima il destro e poi il sinistro, That's what champion e Bob Foster Rondon is noted for. è al tappeto. Ripping punches by the champion. Si rimette in piedi in qualche modo Rondon, ma Foster è deciso a sfruttare il momento favorevole. It's all Foster here in the second round. Bob snapping Destro in e those sinistro. punches. Cerca di legare, cerca di non dare spazio all'avversario Rondon. Rimane calmo Foster comunque. Si affida di nuovo al jab sinistro. Bob Foster looking for that one opening. Aspetta l'attimo favorevole, aspetta l'apertura per piazzare il colpo decisivo. Bob Foster tocca col sinistro. Foster seems to be measuring his man. Poi parte col destro, non trova la misura, ma poi va a segno 2 volte col sinistro, un'altra volta col destro e non c'è niente da The fare. referee is screaming out the count. Con grande calma Bob Foster ha atteso il momento favorevole. I secondi di Rondon non lasciano neanche ultimare il conteggio ormai inutile. Attenzione, rivediamo. Bob Foster is considered by boxing authorities to be one of the greatest light heavyweight champions in the 71-year history of the division. Giustamente considerato uno dei migliori medio massimi di ogni tempo, Bob Foster ha sempre fallito quando ha tentato
l'avventura tra i pesi massimi, ma al limite delle 175 libbre è stato straordinario. Bob's looking for that opening. Guardate la calma con la quale attende il momento favorevole per concludere il match Foster. A crushing right, followed by a ripping left. Ecco questo gancio sinistro. Questo gancio sinistro. Champion Foster is sent to a neutral corner. Rondon gets right up, and then Foster moves E in on it. questa è la conclusione del match. Champion Bob Foster is relentless. A ripping right Prova to the col jaw. destro e poi il Followed by a sinistro. left, Lo another doppia il left, sinistro and Foster down goes Rondon. e non c'è niente da fare. Era la nona difesa del titolo mondiale dei medio massimi per Bob Foster. The referee screaming out the count. È una formalità il conteggio. All over. A Vedete i second secondi round di knockout Rondon for che entrano nel ring, champion, Bob Foster. mentre Bob Foster Foster has celebra done it again. Proved once more that he is the undisputed world la sua light vittoria. heavyweight champion. Destined to go down in ring history as one of the great light heavyweight champions of all time, along with such greats as Bob Fitzsimmons, Billy Conn, and Archie Moore. Not in the last half century has the light heavyweight division seen a champion with such dynamite in both fists. Bob Foster, a super champion of the 70s,